Ciao a tutti, sono Claudio, il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi un video un po' disimpegnato, perché in questo canale si parla di caffè, cultura del caffè, recensioni, assaggi e forse questi non sono qualcosa che vi aspettavate da me, ma volevo assaggiarli. E adesso vi racconto dove li ho trovati, questi simpatici bicchierini in vetro e di che sanno, ma subito dopo la sigla. Allora, mi hanno segnalato che appunto all'MD c'erano questi due dolcetti, il reparto frigo vicino agli yogurt, e sono un cinnamon latte e un mocha cioccolato. Marchio Dolce Italia, un marchio proprietario probabilmente di MD, e siccome sono inerenti al caffè e siccome sono dei bicchierini in vetro e costavano anche poco, ho detto assaggiamoli e proviamoli, giusto? Giusto, giustissimo. E comunque i bicchierini in vetro sono veramente belli, sono soprattutto molto robusti e quindi ben riutilizzabili. Sta venendo il Che hai sentito tu che si mangia? Allora, innanzitutto cinnamon latte. Cinnamon latte è una ricetta, tendenzialmente tutte queste ricette sono tipiche, diciamo, americane, quindi Starbucks e così via. Il cinnamon latte è un'emulsione di latte e caffè, della panna con della cannella. Invece il mocha cioccolato è appunto l'unione di una mocha, quindi un caffè al cioccolato, quindi è una base cioccolato, poi sempre latte montato con caffè e poi sempre panna e sopra ci si mette un altro tocco di cioccolato, oppure lo trovate anche con delle scaglie di cioccolato. Ora, ingredienti neanche a parlarne. Cioè, nel senso che è una lista lunghissima infinita. e sicuramente non faranno bene e non saranno di qualità. Diciamo che per 1,50 € Possiamo provarli, possiamo dai. provarli. Da quale vuoi iniziare? Io voglio iniziare da mocha cioccolato. Quindi Perché questo ho grandi dovrebbe essere... aspettative da questo. Ah, giusto, allora ci lasciamo quello per ultimo. Allora, questo dovrebbe essere appunto cioccolato, poi una specie di cappuccino, un po' di panna montata e del cioccolato. Ok. Allora, l'odore sa di... Ti ricordi quelle cose in plastica da 50 centesimi neanche al supermercato che sono tutte cioccolato e sopra panna montata, tipo budini? Sì. Mi sa di Dire? quello. Hai ragione, hai Niente ragione. di speciale, però Anche la spuma sembra quella dalla consistenza. questa è panna montata di quel genere, sì. Andiamo ad arrivare al cioccolato. Allora, assaggia prima. Lo finisci? No, stavo assaggiando i 3 strati. Com'è? Mi aspettavo un sapore un po' più deciso del caffè. Invece sento tanto cioccolato. Sì, gli strati comunque si sentono. Sì. È più amaro di quello che pensassi. Secondo me sa di caffè e non è tanto dolce. La panna è quella panna... È la panna e un pochino il cioccolato qui sopra che addolcisce. Sì, che però non è male. Mi ricorda proprio quando da bambino volevi quel barattolino e te lo facevi comprare. Che poi ti proibivano di mangiarne più di uno perché... No, ma a me non lo compravano mai perché producendo dolci e liquori non... Giustamente. Di certo non mi piace comprare questa. È mangiabile, si sta sgonfiando tutto da solo. Tutto da solo, è vero. È mangiabile. Sì. Queste invece abbiamo aspettative più alte. Sì, perché insomma c'è la cannella, quindi spero che si senta bene il sapore. Vado prima io. L'odore si sente. Sa di cannella. L'odore si sente. Mi fa sì. pensare ai chai tea. Sì. Fa pensare al chai tea, che è un'altra bevanda. Quella è buona, tutta un'altra storia e è piacevole. Mi fa pensare proprio a
quei nomi da Starbucks che ti imbogliano a queste ricette americane, no? La cannella si sente tanto. Però una cannella con un retrogusto un po' amaro, non è proprio quella cannella... Leggermente sì. Meno dolce lo trovo dell'altro. Sì, lì arriva il cioccolato che dovrebbe essere fondente, ma vabbè, un cioccolato fondente di questo genere non è proprio quei cioccolati fondenti. Io preferisco questo, sì. Comunque è impressionante come si stiano sgonfiando. Io amo la cannella, ma non è la mia cannella questa. Preferisco forse questo perché alla fine il cioccolato è una specie di mousse budino che alla fine è dolce, ma che va. Per fortuna vedi abbiamo gusti diversi così possiamo finirne uno ciascuno. Comunque il caffè è veramente tanto amaro e io non lo finisco. Allora, conclusioni. Che voto gli dai al primo, al mocha? In mocha stiamo sul 6,5. Ok, per me 5,5. Questo? Guarda, 7. questo 7. Sì. Per me 4,5 perché avevo aspettative grosse, invece niente, non che ci aspettassimo per €1 e poco più preso a un supermercato un chissà che. Però diciamo che la cosa positiva è che c'è un bel bicchierino in vetro. Decisamente sì. Anzi, chi non ha ancora il bicchierino in vetro, se volete un bicchierino professionale in vetro, vi rimando al mio sito dove trovate, anzi adesso lo prendo, è più bello, lo faccio vedere. Questo è il mio bicchierino in vetro serigrafato professionale con le tacche per capire quanto dovete fare lungo il caffè, perché per vedere appunto la cremosità e per fare i confronti tra un caffè e l'altro non basta un bicchierino in vetro, ma ci vorrebbe un bicchierino graduato e li trovate sul mio sito. Questa invece è la mia tazzina col piattino quadrato, spero vi piaccia. E invece, così per risparmiare, se volete assaggiare una cosa diversa, questo l'ho trovato all'MD, come io già vi ho detto nel reparto yogurt, sono due dessert, diciamo, sì, dolci, dessert. non di qualità, mangiabili. Adesso fate la media tra i nostri voti e bene o male un 6 lo raggiungono Sì, lo entrambi. raggiungo. Però alla fine per €1,50 male che va, vi ritrovate una tazzina in vetro che insomma per casa può essere comoda se siete appassionati di caffè. Lo ricompriamo? Mi sa di no. No. Quindi secondo me i tuoi voti sono un po' troppo abbondanti se poi non hai voglia di ricomprarlo e l'hai lasciato. Bene, spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, è molto importante per farlo crescere, lasciate un like, ma prima di chiudere voglio dirvi chi premierò di settimana scorsa che ha commentato il video sul canale e come al solito riceverà in omaggio le mie miscele. Allora, vediamo che commentate il video di settimana scorsa. Se volete vincere voi, commentate ovviamente questo video, vi omaggerò poi iscrivendomi alla mia mail chi ha vinto un omaggio alle mie miscele. Vince Andrea Negro. Andrea, complimenti, so che hai già acquistato il mio sito, ma mi fa piacere regalarti un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri continuate a seguirmi sul canale e chi ha acquistato il mio sito accedete al gruppo Facebook Amici 99 Caffè dove proseguiamo la discussione e per tutti gli altri fatelo, lasciate un commento, un like e ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio. Ciao. Ciao! Speriamo si sente.